Sono stata vittima di furto, sono stata derubata prima di venire qui. La metà di coloro che sono presenti in questo momento non lo sanno, probabilmente. Sono state derubate tutte le donne che sono qui, derubate della loro identità, della loro storia, della loro forza, del loro coraggio, della loro ricchezza. Non ci siamo nei libri di storia, eppure l'abbiamo fatta, non ci siamo nei libri di letteratura, non ci siamo nell'arte, non ci siamo nella scienza, eppure l'abbiamo fatta. Ci è stata rubata persino la cosa che incontrovertibilmente è di tutte soltanto delle donne. Si chiama, da parte di alcune filosofe, si parla di furto di maternità. Nel mito greco siamo nate dalla testa di Zeus. Atena nasce dalla testa di Zeus, una donna nasce da un uomo. Nella religione, nella Bibbia, Eva nasce dalla costola di Adamo. Nasciamo da un uomo. Neanche quello che è il nostro potere assoluto, che è quello di creare, ci è stato lasciato. Pensate, simbolicamente noi veniamo cresciute così. Nella storia studiamo questo, la nostra formazione ci dice questo. Quindi l'identità mi è stata tolta, che è la cosa più importante che abbiamo, ognuno di noi. Pensate, il cognome che abbiamo, che portiamo in Italia, ma in qualsiasi altro paese del mondo, noi donne e noi uomini ci presentiamo come figlie e figli di un padre. Abbiamo un cognome paterno e nostra madre che ci ha partorito, la sua storia, il suo sangue, la sua intelligenza, le sue risate, la sua forza, dov'è? Dal punto di vista sociale non esiste, siamo solo figlie e figli di un padre. Questo si chiama furto di identità. Pensate se a voi uomini vi togliessero l'identità, quella che si tramanda. Ho preso il cognome di mia madre, mi chiamo Paola Di Nicola Travaglini, è sempre al secondo posto quello delle madri. E ho scoperto che in realtà ho preso un cognome maschile al quadrato, perché ho preso il cognome di mio nonno. E allora il femminile nel linguaggio non c'è. Nel linguaggio il femminile viene depotenziato. Noi, quando dobbiamo parlare di funzioni istituzionali, di funzioni importanti di potere, ci rappresentiamo al maschile, l'assessore, il sindaco, il presidente, il giudice. Ci ho messo 20 anni per accorgermi che mi firmavo al maschile, nessuno me lo aveva chiesto, eppure ero una donna. Avevo partorito 2 figli meravigliosi, avevo un marito, avevo una vita sociale in cui ero incontrovertibilmente una donna, ma mi firmavo al maschile, ero il giudice. Me ne sono accorta 20 anni dopo. E questo riguarda solo i ruoli di potere. Alla fioraia, alla cassiera, all'infermiera non si chiede di firmarsi o di chiamarsi al maschile. Invece si dice che le istituzioni sono neutre, per questo bisogna utilizzare il maschile. È un trucco, è un alibi, non è così. Tanto non è così che in magistratura, non solo in Italia ma nel resto del mondo, è stato vietato alle donne di entrare in un'aula di giustizia e giudicare. In Italia il primo concorso è stato per le donne il 1965, l'altro ieri. E pensate che la rappresentazione simbolica della giustizia da sempre è stata una donna possente, importante, forte, con una bilancia, la dike in greco. Però le donne nelle aule di giustizia non potevano entrare, pensate, non potevano testimoniare, la loro parola non valeva nulla e così non potevano giudicare e così non potevano essere avvocate. Insomma, l'istituzione non è affatto neutra, l'istituzione vede benissimo e ha vietato a me quell'ingresso. E allora qual è il tema? È quello del pregiudizio, dello stereotipo.
perché ci è stato vietato l'ingresso nei ruoli di potere con lo stereotipo che noi siamo fragili, che noi siamo inadeguate, che noi siamo dedite alla cura, che noi siamo irrazionali, passionali, bugiarde. Bene, è dal Paleolitico superiore che si propongono e ripropongono questi stereotipi e sono rimasti immutati non in Italia, nel mondo, per secoli e secoli. Questa è la montagna enorme che ci troviamo adesso a dover abbattere. E allora come possiamo pensare che tutto questo non entri nella nostra vita quotidiana e nelle aule di giustizia? Io oggi mi firmo la giudice, orgogliosamente la giudice, perché le donne che mi hanno preceduto mi hanno consegnato questa straordinaria ricchezza. Senza di loro io non indosserei una toga. Nelle aule di giustizia questi stereotipi per cui le donne sono dedite alla cura e gli uomini sono dediti al potere entrano, affollano l'aula, affollano e rischiano di affollare la decisione dei giudici, delle giudici. Il tema dello stereotipo è un tema difficile da vedere, perché tutti ne siamo vittime e protagonisti allo stesso tempo. Lo stereotipo è inconsapevole, passa, non è necessario parlare, passa e basta. Alle donne che denunciano violenza non si crede. Non si crede perché la violenza nei confronti delle donne appartiene alla struttura gerarchica da millenni, da 40.000 anni e più. Pensate, e noi dobbiamo sradicarla, riconoscendo valore alla parola delle donne che la denunciano. Ma non riusciamo a farlo, tanto da determinare l'impunità, troppo spesso, perché giustifichiamo la violenza nei confronti delle donne. E la violenza non sono solo schiaffi e pugni, è non diventare primaria ospedaliera, è essere ridicolizzata con il proprio femminile, è la battuta inopportuna, è lo scherzo, è il ridimensionamento a scherzo di quello che scherzo non è affatto. E allora degli esempi. Nel 2017 a Nuova Delhi l'Alta Corte decise che una violenza sessuale nei confronti di una ragazzina non era violenza sessuale perché quel no non era stato gridato. La stessa cosa è avvenuta in Spagna nel 2016, in cui una ragazzina violentata da 5 uomini che non conosceva era stata ritenuta inerte perché non ce l'aveva fatta a reagire. E poi arriviamo al Canada, in cui un giudice in un'aula ha chiesto: signora, perché lei non ha chiuso le gambe durante quella violenza? Forse non sanno questi signori e queste signore, giudici, che la tanatosi è quella forma di blocco che di fronte a una violenza fa sì che il 70% delle donne non reagisca. E allora perché abbiamo bisogno di dire che le donne devono resistere alla violenza? Perché in questo modo non avremo mai quella prova che ci consentirà di dire che quella violenza c'è stata. E allora il nostro compito è decostruire questi stereotipi e questi pregiudizi con coscienza e conoscenza. Mi è capitato poco tempo fa un caso che era stato ammantato da stereotipi e pregiudizi orrendi nei confronti delle vittime. Era un caso di prostituzione minorile. Si trattava di una ragazzina di 14 anni che aveva avuto rapporti sessuali con uomini come voi. Uomini clienti di 20-30 anni più grandi che facevano la fila per avere un posto, un'ora, mezz'ora con quelle ragazzine. I giornali hanno intitolato Baby Squillo, adolescenti maliziose. Erano state loro a portare quegli uomini in quelle stanze. Ebbene, questa narrazione è la narrazione che giustifica la violenza, che giustifica la pedofilia, perché così si chiama un uomo che va con una ragazzina di 14 anni.
Però noi, gli uomini, i clienti, non li guardiamo. Loro nei processi sono sempre nell'ombra. Loro nei giornali non si vedono, così come per i reati di violenza. Si parla soltanto delle donne che ne sono vittime. Bene, e tutto questo serve a giustificare. E allora, quando ho dovuto decidere come risarcire quel reato orrendo che aveva distrutto e rubato l'adolescenza di quella ragazzina, che le aveva rubato la bellezza del rapporto con il genere maschile, ho dovuto decidere, di fronte alla richiesta di 20.000 euro, se quella fosse la forma giusta per restituirle quello e quella dignità che le era stata negata da quegli incontri sessuali. Ho ritenuto da giudice, in nome del popolo italiano nel quale amministro la giustizia e che mi mette un senso di responsabilità e di angoscia enormi, come potete immaginare, ecco, ho deciso che non fosse il denaro a ripristinare e a risarcire quella ragazzina, ma fossero libri sulla storia delle donne, sul loro pensiero, sulla loro intelligenza, sulla loro capacità e sulla loro ricchezza, da Virginia Woolf a Emily Dickinson, a Anna Frank, al suo diario, ad Hannah Arendt, a Lucy Rigarai, Melania Mazzucco e tante altre. E allora, attraverso questo, ho ritenuto che quella giovanissima dovesse capire, sapere, senza nessun maternalismo o paternalismo, dovesse sapere che lei non era stata violata, perché lei apparteneva a quella storia straordinaria di donne, di quella produzione scientifica, di quella produzione letteraria, di quelle straordinarie battaglie che non risultano nei nostri libri, non ci sono, non ce le vuole far conoscere nessuno, ma lei era figlia di quella straordinaria produzione millenaria della storia e del pensiero delle donne. Ecco, ritengo che noi giudici abbiamo una grandissima, straordinaria responsabilità, perché noi non solo pronunciamo in nome del popolo italiano, che è composto da uomini e donne, ma noi diamo una parola pubblica. E se quindi noi perpetuiamo stereotipi e pregiudizi, rischiamo che quegli stereotipi e quei pregiudizi restino come parola universale. E non credo che questa sia una questione che si risolva nelle aule di giustizia. La violenza nei confronti delle donne e la nostra assenza dai libri di storia, di letteratura, di scienza e di arte non si risolve certo nelle aule. Ed è una rivoluzione cruenta che ci aspetta. Ed è una rivoluzione che interpella e interroga ognuno di noi, uomini e donne, nessuno né fuori. Ed è una rivoluzione cruenta perché riguarda la nostra quotidianità, i nostri comportamenti, le nostre parole, se sono giuste o se sono sbagliate, se riproducono quegli stereotipi valorosi e vigorosi nei confronti degli uomini coraggiosi, ambiziosi, e riproducono la sudditanza femminile, fragile, dedita alla cura, inesistente. Ecco, questa è una rivoluzione difficilissima. Ritengo che sia la prima volta nella storia dell'umanità che ci troviamo di fronte a questa rivoluzione. Non abbiamo bisogno di sangue, abbiamo bisogno di parole, di comportamenti concreti che riguardano il quotidiano di uomini e donne nelle nostre case, perché gli uomini rinuncino alla rendita di posizione che hanno assunto e perché le donne si riprendano il loro diritto alla felicità e alla libertà. E adesso ognuno di noi deve farlo.